Bentornati su Soluzioni PC. Oggi parleremo di Google Alert, un altro dei servizi Google che, come capita spesso, è gratuito, che serve a monitorare il web e a mandarci degli avvisi quando incontra le parole chiave che noi gli diciamo. Mi prendo un secondo per chiedervi di lasciare un like se vi sono piaciuti gli episodi precedenti sui servizi Google e di iscrivervi al canale per continuare a seguire la nostra rubrica che vi spiega dettagliatamente come utilizzare tutti i servizi Google. Grazie a tutti per il supporto e adesso proseguiamo con il video. L'utilizzo principale di Google Alert è quello di mandarci delle notifiche, nello specifico delle email di solito, su degli argomenti che noi gli chiediamo di seguire. Possono essere delle parole chiave, ma anche spesso viene utilizzato per sapere se qualcuno parla di noi sul web, quindi io posso mettere anche la mia email o il mio nome e mi arriveranno delle notifiche per sapere se qualcuno mi nomina o se qualcuno pubblica la mia email da qualche parte. Andiamo a vedere come funziona. Per prima cosa cerchiamo Google Alert su Google e ci ritroviamo nella pagina di Google Alert, che è una pagina molto semplice, dove c'è un pulsante di ricerca, una barra di ricerca, scusate, e in basso sono già dei suggerimenti. L'utilizzo è molto semplice. Se voglio sapere di me, mi sarà in questo caso sufficiente cliccare sul mio nome, Soluzioni PC, e mi verrà automaticamente creato un avviso sulla parola Soluzioni PC. Ogni volta che verrà scritta in qualche punto del web, come possiamo vedere ci sono delle impostazioni per ogni alert. La prima è la frequenza, quindi ogni volta che compare mi possono mandare un'email una volta al giorno o una sintesi, diciamo una volta alla settimana. Possiamo decidere il tipo di fonte, se lasciamo automatica comprende sostanzialmente tutte quante, ma possiamo scegliere che viene dal web, che sia nei video, in alcune discussioni, nei blog, secondo dove ci interessa se veniamo nominati. Poi semplicemente la lingua delle pagine in cui noi veniamo nominati, la regione, che sarebbe la zona, la quantità, diciamo che Google Alert fa una prima scrematura, quindi noi possiamo decidere se selezionare tutti i risultati indiscriminatamente oppure solamente quelli che Google Alert reputa di qualità. E qui semplicemente come ci verranno inviate le notifiche, un'email sulla nostra email oppure un feed RSS per elaborare ulteriormente poi questi dati. Se abbiamo fatto delle modifiche possiamo cliccare su aggiorna l'avviso e vediamo che verrà aggiornato. Qui sotto troviamo un'anteprima dell'alert, ma come vedete le ricerche sono varie e non sempre sono coerenti con quello che è realmente ciò che ci interessa. Poi dipende da cosa andate a cercare. Naturalmente il nome proprio di una persona sarà facile trovare degli omonimi. Delle parole come soluzioni PC possono essere inserite in molti contesti. Quindi una volta creato il nostro avviso ce lo ritroveremo nei miei avvisi, noi possiamo crearne quanti ne vogliamo, anche per esempio così, scrivendo semplicemente Sanremo, io creo un avviso,
Qui ho già direttamente le opzioni che abbiamo visto in precedenza, clicco su crea avviso ed ecco che mi si aggiunge un altro avviso. Ho delle impostazioni per gli avvisi che sono l'orario di recapito quando io voglio che mi vengano notificate le cose, ad esempio alle 11 di mattina. E qui abbiamo delle altre opzioni generiche per tutti gli avvisi. Ecco fatto, ora sapete come utilizzare Google Alert per monitorare il web in tempo reale. Se questo video vi è stato utile vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al nostro canale per altri tutorial e ciao alla prossima!